Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. È primavera inoltrata, il rischio di gelate ormai è scongiurato e abbiamo da piantare all'aperto questi tagete o marigold in inglese. Semini che sono stati raccolti l'anno scorso dalle piante e piantati in questi contenitori per uova in febbraio. Come vedete, la germinazione è avvenuta e le radici sono pronte per piantarsi nel terreno. Il tagete ha origini centroamericane, messicane e ama il sole. Se lo si pianta singolarmente come piantina fa poco effetto, se invece si pianta insieme a 4-5 piantine regalerà degli angoli fioriti, rossi, gialli, arancioni, molto carini. E questo è il periodo giusto, come avete visto le radici sono pronte, possiamo dividere questo contenitore almeno in 6 parti, quindi per ciascun uovo, dove c'era l'uovo, potremo fare un piccolo clump di piante fiorite che fioriranno tutta l'estate. Questo contenitore è stato tenuto umido spruzzandolo da febbraio fino ad oggi, e questo, visto che si decomporrà, questo cartoncino da uova verrà piantato in un angolo del giardino oppure anche in un vaso se volete spostarlo e avere un display mobile, e così si potrà fare in questo caso per tutte e 6 questi gruppi di piantine. Il tagete è una pianta molto sana, non ha particolari esigenze di terreno, come detto ama il sole, ha solo un grande nemico, grandissimo nemico, soprattutto finché le piante non sono fiorite. Sono molto appetibili dalle lumache, quindi attenzione. Io sconsiglio sempre dei metodi chimici, ma per evitare che le lumache ve li mangino in una sola notte, provate ad utilizzare un rimedio naturale. C'è chi si trova bene spargendo della cenere attorno alle piantine, chi dei gusci di uova a pezzetti, chi riempire un sottovaso con della birra. Oppure, se avete dei rospi, sono naturali predatori e quindi i rospi vi aiuterebbero tantissimo ad eliminare le lumache. Scegliete voi, provateli, quello che vi sembra più efficace per evitare che vi vengano mangiate queste piantine in una notte. Come vedete, l'apparato radicale è già molto buono. Le piante sono sane, hanno già emesso le prime foglie e probabilmente da fine maggio le vedremo anche già fiorite. Come al solito, fare giardinaggio non si è mai soli. Noi qui nel piccolo giardino di Monfestino ne metteremo 3 in vaso e 2 a terra, in modo che ci sia versatilità nel display e si possano far girare.
tagete è una pianta annuale. Dovete togliere i capolini sfioriti per farla fiorire tutta l'estate e l'inizio dell'autunno, ma se volete averne dei semi per l'anno dopo, lasciate andare a seme i fiori, raccoglieteli, potete tranquillamente seminarli la tarda primavera successiva. Hanno un altissimo tasso di germinabilità, sono ideali fra l'altro per far divertire i bambini anche. Scegliamo un vaso simpatico colorato che possa rendere allegro il display. Come al solito il drenaggio è il segreto principale, quindi in fondo dell'argilla espansa, un pochino di terriccio universale, e la perlite, questo materiale magico, ideale per il drenaggio. E poi potete piantare direttamente il contenitore da uova con dentro i tagete nel vaso. Avendo seminato tanti semi ed essendo appunto ad alta germinabilità, come vedete ne ho messi molti nei vasi che sposteremo, vasetti anche colorati per rendere più carino il giardino. In febbraio sono stati anche piantati in altri contenitori, vedete, appositi, senza utilizzare in questi 3 casi la plastica. E è stato provato anche uno in vaso in plastica, piantato direttamente lì, oltre che quelli che abbiamo visto prima nei contenitori da uova. Sono germinati tutti e adesso li possiamo mettere in qualsiasi parte del giardino. Non abbiamo aggiunto nessun tipo di concime, di fertilizzante, di aiuto, perché non ne hanno bisogno. Sono piante rustiche che avranno bisogno solo di acqua, tanta acqua, nel loro periodo migliore, periodo di fioritura, che durerà almeno 4-5 mesi. In questa scatolina magica ci sono i semi, vedete? Questi sono stati raccolti l'anno scorso. All'interno di questa capsula decine e decine di semi, quindi è veramente facile la riproduzione di questa pianta. Guardate quanti semi ci sono in una singola capsula. E ne abbiamo a centinaia, quindi è veramente facile colorare il vostro giardino di rosso, giallo e arancione. Un modo efficace per tenerle lontano dalle lumache è appenderle, visto che le abbiamo messe in vaso. Potete tranquillamente appenderle in modo che le lumache facciano molta fatica a raggiungere. E ricordate anche qui,
con i tagete, i marigold. Qualunque giorno sia, rendetelo bello.